Bentornati a EU-Factor, un viaggio attraverso l'Italia trasformata dalle politiche di coesione europee. La nostra storia di coesione ci porta a Spoleto, alla Rocca Albornoz, un luogo che ha 650 anni di storia e nel corso di questa storia è stata una residenza apostolica, una fortezza capace di accogliere le truppe e addirittura un carcere fino al 1982. Fino a 40 anni fa, alzando gli occhi verso queste meravigliose campate, non avreste visto altro che le celle che contenevano i carcerati e davanti agli affreschi ora recuperati avreste trovato la calce che era necessaria per questioni igieniche all'interno della struttura carceraria. Poi nell'82 la decisione da parte del Ministero dei Beni Culturali di recuperare la Rocca Albornoz di Spoleto e trasformarla in un meraviglioso luogo d'arte, in un museo, ed è allora, a metà degli anni '80, che qui hanno cominciato a confluire i fondi europei di coesione. La Rocca nasce alla metà del Trecento, nel momento in cui si ha l'esigenza di riorganizzare i territori dello Stato della Chiesa per garantire un rientro sicuro del pontefice da Avignone verso Roma. Poi dal 1816 diventa il carcere pontificio, il carcere mandamentale. È una funzione che ha mantenuto anche dopo l'Unità d'Italia. L'ultimo carcerato è uscito da qui nel 1982. Il fortilizio medievale fu restituito alla comunità attraverso il Ministero della Cultura che ne ha curato il recupero, il restauro e che dal 2007 vi ha allestito il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto. Accogliamo all'incirca 50.000 visitatori, abbiamo appena superato i 50.000 visitatori e siamo per numero di visitatori il secondo museo dell'Umbria dopo la Galleria Nazionale. È lo stemma dei Borgia. Qui abbiamo avuto almeno 3 governatori legati alla famiglia Borgia, la più nota è indubbiamente Lucrezia, che è governatrice a Spoleto tra l'agosto del 1499 e il luglio dell'anno successivo. Dal Papa Lucrezia Borgia fino a Renato Vallanzasca e terroristi di ogni colore politico, il declino della struttura dopo l'invasione napoleonica e la sua trasformazione in carcere hanno dell'inspiegabile, visti con gli occhi di oggi. Un luogo di pura bellezza tramutato in luogo di detenzione, per giunta amato dai carcerati proprio per via della posizione che lo aveva reso una gloriosa cassaforte. Gradivano questa sistemazione per il rapporto con la città. Questo è documentato costantemente, a partire soprattutto dalla metà dell'Ottocento, quando la Rocca ospita anche dei carcerati per ragioni politiche. E diciamo, le più ambite erano le celle che guardavano verso il Ponte delle Torri, perché da lì si potevano avere dei messaggi chiari o in codice, perché era possibile una comunicazione diretta grazie a una buonissima acustica e quindi si continuava a fare l'operazione politica anche dall'interno del carcere. C'era una meravigliosa rocca ma nascosta, ma era anche un luogo brutto fisicamente, obiettivamente. E quindi noi da ragazzi evidentemente non avevamo una frequentazione della Rocca come avviene oggi, insomma, no? Più per sfuggire, no, alla visione dei genitori, no, che uno non andava a scuola che per gusto, insomma, ecco. Qui siamo nella Camera Pinta, la stanza padronale della Rocca di Spoleto, una stanza che 600 anni fa poteva essere occupata dal governatore apostolico, talvolta anche dal Papa che trascorreva qui mesi interi, eppure fino a 40 anni fa questa era una stanza del carcere di fatto, c'erano le celle ed erano addirittura soppalcate, c'era un solaio oltre il quale non è stato possibile recuperare interamente gli affreschi presenti, ma grazie al lavoro svolto questo luogo ha ritrovato vita e il suo valore culturale. In questo senso sono andati gli investimenti europei, recenti e meno recenti, fatti attraverso i fondi di coesione. I fondi europei sono arrivati a Spoleto sin dagli anni '80 e hanno contribuito al recupero del fortilizio, un recupero per quanto possibile filologico, perché poi comunque il carcere aveva portato
allo stravolgimento in qualche modo dei volumi interni. Stiamo rileggendo completamente le narrative interne, ampliando il percorso espositivo, usufruendo per la ristrutturazione delle torri anche di fondi europei. Stiamo rendendo fruibili 4 delle 6 torri, dando alla Rocca di Spoleto il prestigio, diciamo, che ha avuto nel 300, quando il cardinale Albornoz la pensò e la pose a perno di un sistema di rocche. Significa anche ricreare un sistema di rete che va dall'Emilia Romagna fino a Viterbo, fino alle porte di Roma, per cui è fondamentale ripartire da qui per rileggere anche i paesaggi e le architetture del paesaggio umbro, marchigiano, emiliano, laziale, in funzione delle strutture fortificate. I fondi europei investiti sulla Rocca nel corso dei decenni ammontano circa 10 milioni di euro. Il primo finanziamento, frutto degli impegni politici presi a fine anni 80, arriva nel 1994 per un importo equivalente a 3,15 milioni di euro attuali, da integrare ai fondi ministeriali FIO che già confluivano sulla Rocca di Spoleto per il suo recupero filologico e la nascita del Museo del Ducato. Investimenti che oggi continuano, coinvolgendo le torri, la cinta muraria e la valorizzazione di quello che fino ad appena 40 anni fa era il cortile destinato all'ora d'aria dei detenuti. Abbiamo recuperato tutta quest'area verde, che diventerà un giardino aperto agli spoletini e ai turisti, che era nella zona dove prendevano l'ora d'aria i carcerati, mettendo anche a vista e in luce quelli che sono i fondamenti della chiesa di Sant'Elia, che viene demolita proprio per far posto alla Rocca. Stiamo recuperando un'altra area importante, che è l'area dell'anfiteatro romano, no? Che guarda sopra la Rocca. Metteremo in rete tutto quello che noi abbiamo, in modo tale che le persone già da New York o da Amsterdam riescono ad avere queste informazioni e ad averle e ad apprezzarle. La costruzione di un modello digitale, no, di un museo virtuale che rappresenti proprio tutta queste strutture turistiche. La vista alla Rocca consente di godere di panorami straordinari, come quello che si può ammirare da questa finestra. In basso ci si affaccia sul Duomo di Spoleto, ma poi guardando all'orizzonte abbiamo di fronte Montefalco e poi in lontananza Assisi, e tornando in direzione di Spoleto abbiamo Spello, Trevi e poi i paesini che costeggiano la fascia olivata fino a Spoleto. Attorno alla Rocca c'è una strategia più vasta, incentrata sui fondi europei, sia strutturali che provenienti dal PNRR, combinati con risorse nazionali, ad esempio quelle previste nel bando Borghi, che parla direttamente proprio a territori come l'Umbria, che ha deciso di concentrare gli investimenti in fondi UE esclusivamente sulla valorizzazione del territorio, sia essa naturalistica, storico-architettonica o legata alle eccellenze agroalimentari. Ogni risorsa comunitaria abbiamo voluto indirizzarla e finalizzarla al recupero del nostro grande patrimonio culturale, artistico, architettonico della nostra regione. Nella nuova programmazione della 21-27 dei fondi strutturali, così come anche dell'FSC, del Fondo Sviluppo e Coesione, abbiamo individuato anche delle azioni tese e finalizzate proprio al recupero del patrimonio culturale umbro. Attorno ai borghi da valorizzare, alle fattorie da trasformare in agriturismi e relè, ci sono i collegamenti basati sul concetto di mobilità dolce. L'Umbria sogna di essere percorsa in bicicletta o a piedi, con lentezza, ammirando il panorama, ma anche con maggiore facilità e comfort. I cammini, adesso partirà a brevissimo anche un importante progetto che riguarderà il cammino di Francesco, di San Benedetto e Santa Scolastica, così come la ciclabile Spoleto-Norcia. Vanno dati tutti i vari servizi necessari affinché il ciclista che arriva in Umbria, l'appassionato, possa trascorrere una vacanza all'insegna del benessere, anche di un ambiente sano e vivace come l'Umbria.
Cultura, mobilità dolce, ma anche svolta digitale, coi progetti affidati all'Università di Perugia e al Centro Studi sull'Alto Medioevo, per rendere l'Umbria visitabile in 3 dimensioni, attirando nuove rotte turistiche da tutto il mondo. Una risalita per gradi, un passo alla volta, dai devastanti terremoti verificatisi negli ultimi 15 anni, operazione non ancora completata e che oggi prosegue avvalendosi dei fondi europei. Un importante investimento verrà fatto a Spoleto e riguarderà il deposito dei beni culturali di Santo Chiodo. Inizialmente fu costruito comunque con i fondi comunitari, ora siamo in fase di progettazione di ampliamento con i fondi del PNRR. I beni danneggiati dal sisma sono stati trasferiti in questo centro, verranno poi recuperati, restaurati e poi riportati, ci auguriamo presto, nei vari territori di provenienza. Qui celebriamo anche i matrimoni, sotto questa bellissima scritta, finisce tutto finisce, che... No, ma questo non lo stava riprendendo, spero. Sì, sì. La terza storia di coesione termina qui. Un saluto dall'Umbria, dalla rocca di Albornoz. Il nostro viaggio per l'Italia però continua e presto vi racconteremo un nuovo prezioso progetto finanziato dall'Unione Europea. Da EU Factor è tutto, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta.